Salve a tutti. E allora andiamo a vedere su queste testate della Subaru di fare degli aggiustamenti soltanto nel condotto, perché a livello di sezione già valutando sono quasi ottimali. Quindi andiamo soltanto a sistemare il sottosede e a livello di irruvedire sia le pareti del condotto, nel senso sull'aspirazione e sullo scarico lo andiamo a lucidare, ma a livello di passaggi già quasi che ci siamo, quindi è inutile andare a fare dei lavori extra per andare a sistemare i passaggi sia dell'aspirazione che dello scarico. Quindi dobbiamo soltanto aggiustare i singoli le finiture qui di accoppiamento tra la parte della sede valvola e il condotto, proprio per evitare distaccamenti di flusso sotto sede valvola, e anche in camera di andare a togliere un po' le spigolature che andiamo a valutare all'uscita della sede, ma senza togliere i benefici delle pareti, almeno da quello che vedo. Poi sul flussaggio del controllo andiamo a valutare se qualcosa dovrà essere sistemato, ma da quella prima valutazione che vedo questo è quello che si andrà a fare. Come dire che anche le guide non vanno a comportare un po' tanto ostacolo, proprio perché le sezioni di passaggio già sono state un po' anche di serie già state studiate per questo comportamento, anche perché andiamo a valutare che sullo scarico andiamo a trovare due condotti che sono diversi come tipologia di uscita, sia, e anche in questo caso quello che è un po' meno svantaggiato ha delle sezioni più ampie proprio per agevolare l'uscita e nello stesso tempo deviare la direzione del condotto. Bene o male questo è il compito che andiamo ad avere sul condotto dello scarico. Quindi sono due sezioni con due differenti direzioni, e quindi si cerca un po' di ottimizzare quello meno vantaggioso. Va bene, facciamo un primo controllo di flussaggio e poi lo andiamo a valutare con delle lavorazioni di aggiustamento. Quindi poi faremo i due confronti finali. E allora, finiti di flussare i due condotti sia di aspirazione che di scarico, andiamo a vedere un po' l'andamento della prova di flussaggio, perché in alcune testate il comportamento è ottimale, nel senso che talmente si comporta bene il flusso dentro dei condotti, specialmente nell'aspirazione, ma anche nello scarico in base alle testate che si vanno a flussare, che bisogna calcolare anche il minimo, la minima lavorazione nei condotti a livello anche sotto sede oppure in camera di quello che si va a fare, perché sinceramente a volte si va un po' a distruggere quell'effetto Venturi e nello stesso tempo fluidinamico che c'è sotto sede valvola e all'uscita in camera, proprio perché il comportamento del flusso è talmente bene che se andiamo un po' volendo aggiustare l'andamento del condotto, della fusione o anche la geometria del sottopassaggio sede, si rischia a volte di cambiare il comportamento del flusso. Quindi e questa è una situazione che quando l'andamento della fase di flussaggio è talmente ottimale che anche io ho paura di andare a toccare certi punti sulla testata, proprio perché il primo impatto con la testata, specialmente se la prima che andiamo a fare, dobbiamo valutare bene questo tipo di comportamento. Ma lo andiamo a vedere un po' attraverso il disegno che ho nel grafico del programma, quindi lo farò vedere che cosa vado un po' a dire con queste parole. D'accordo? Quindi nello stesso tempo andiamo a valutare anche le valutazioni delle portate, quindi lo andremo a fare adesso e poi vediamo se più avanti nel sistemare i condotti qualcosa che andrà a fare, vediamo se ci sono stati dei miglioramenti come si va un po' a valutare adesso. E allora, questo è l'andamento della curva
della fase di flussaggio, dell'aspirazione. Vediamo che anche se andiamo ad aprire la valvola fino a 14 mm, via via ad ogni prova con un'apertura di 1 mm abbiamo sempre un miglioramento come curva di tiraggio, quindi man mano che sale l'alzata della valvola non si stabilizza più, nel senso che la portata viene limitata, ma abbiamo sempre un miglioramento. Anche questo, come vado a spiegare, l'abbiamo perché dove si va a creare il Venturi qui nel sottosede valvola e nella camera, abbiamo man mano che andiamo a scoprire l'alzata della valvola sempre un passaggio ottimale dove andiamo a fare sempre un miglioramento del flusso sia come portata, non ci sono distaccamenti dalle pareti, anche dalla valvola, la geometria della valvola stessa crea velocità e andiamo a sfruttare quella sezione di passaggio del condotto stesso. E quindi quelle perdite che volendo trovare sono nella fase di fusione del condotto lateralmente o sotto sede valvola, a volte in base a come sono anche lo stesso diametro della valvola con la sede, talmente è proporzionata in base alla portata del condotto che se non abbiamo la possibilità di aumentare la sezione di passaggio della sede valvola con la valvola, non andiamo ad avere quella velocità di flusso che potrà migliorare a livello di sezione del condotto. Quindi momentaneamente ancora fino a 14 mm, come abbiamo visto, il flusso nel condotto non ne limita il riempimento in camera. Quindi quello che lo andrà un po' a mantenere questo miglioramento non è altro che la geometria sotto sede valvola e l'uscita in fase di camera, quindi non va a creare turbolenze, distacco o allontanamento del flusso verso la parete e quindi abbiamo sempre un miglioramento. Per questo bisogna valutare bene a volte che se andiamo a togliere in base alla fusione della testata quei gradini che possono portare il rallentamento del flusso, a volte va ad avere eccessivo diametro di passaggio che ne va a rallentare la velocità poi nel condotto. Quindi dovremmo valutare un po' bene questa situazione. Anche sullo scarico andiamo a vedere che fino a una certa apertura abbiamo un miglioramento, poi va a limitare, ma è leggermente sempre a migliorare, quindi qualcosa che impedisce un flusso bene sarebbe qualcosa nel condotto come sezione. Vediamo di poter andarla a valutare questo, però già il miglioramento c'è perché se lo andiamo a valutare che nell'aspirazione poi viene un po' combusta la miscela, quindi sullo scarico il comportamento lo abbiamo. Non è piatto come in altre testate, quindi dobbiamo valutare anche i due cilindri perché hanno un condotto differente dello scarico. Se lo andiamo a vedere in fase di portata, questo è il confronto sia come media dell'aspirazione e dello scarico. Vediamo qui le due curve proprio dell'aspirazione e scarico come si vanno a comportare. Ma ripeto, anche sullo scarico non è una linea appiattita, ma va sempre man mano a migliorare, quindi il flusso migliora anche nell'uscita. È da valutare che poi, attaccando anche sul discorso della testata, la parte del primo tratto dello scarico va a creare sempre un miglioramento di uscita della prova sulla testata, tranne se non c'è un'ostruzione sul collettore di scarico che ne impedisce un po' bene lo scarico e si ha una perdita di potenza come in qualche testata è stata lavorata male e all'uscita va a creare il rallentamento del flusso e quindi invece di guadagnare dei cavalli si vanno un po' a perdere. Tutto sommato è sullo scarico che qualcosa ho trovato di anomalo dove vanno a perdere un po' i cavalli delle testate fatte malamente come accoppiamento tra testata e collettore. Quindi vediamo un po' nel prossimo video di poter vedere se andiamo a migliorare un po' queste curve di portata. Ma ripeto, se guardiamo l'andamento della curva su questa testata, vediamo che al di là del passaggio sede valvola
ho visto che in alcune testate, cambiando proprio la lavorazione sotto sede o in camera, non fa altro che, facendo un confronto con un'altra testata, va a limitare la portata in alte alzate, però ne migliora un po' nei bassi, quindi dobbiamo anche valutare che tipo di gamma che andiamo a montare e le caratteristiche del motore. Sono piccoli miglioramenti sia nei bassi che in alto, però ne vanno un po' a migliorare le prestazioni in base al tipo di abbraccamme che si va a montare.